Immagina di avere il potere di cancellare un'intera città, ma di poterlo letteralmente tenere tra le tue braccia. 1945. Le prime bombe atomiche, Little Boy e Fat Man, pesavano oltre 4.000 kg ciascuna. Erano mostri d'acciaio giganteschi, così pesanti che servivano bombardieri strategici modificati solo per sollevarle da terra. Ma la fisica non si ferma mai. In soli 12 anni, gli scienziati americani hanno compiuto un miracolo oscuro. Hanno preso quella stessa Apocalisse e l'hanno compressa, strizzata, miniaturizzata fino a farla diventare qualcosa di incredibilmente piccolo. Qualcosa che un singolo essere umano poteva sollevare. Questo video è divulgazione scientifica, non un consiglio medico né una presa di posizione militare o politica. Analizziamo solo i nudi fatti storici e fisici di un'epoca dominata dalla paura, per capire perché qualcuno abbia voluto costruire una mini bomba atomica. Devi capire il terrore degli anni 50. L'Unione Sovietica aveva appena testato la sua prima arma nucleare, innescando la più folle corsa agli armamenti della storia umana. Ma il vero problema non erano i missili intercontinentali. Il vero incubo americano era in Europa. Le forze convenzionali sovietiche superavano numericamente quelle della NATO in modo schiacciante. Migliaia e migliaia di carri armati pronti a riversarsi attraverso i confini della Germania Ovest. L'esercito americano sapeva di non poter vincere una guerra terrestre tradizionale contro quell'onda d'urto meccanica. Serviva un equalizzatore. Qualcosa che potesse fermare un'armata, ma che fosse economico e dispiegabile ovunque. Il presidente Eisenhower coniò una dottrina spietata, ma pragmaticamente economica. La chiamavano più botto per il dollaro. Mantenere un esercito convenzionale immenso costava troppi soldi. Le armi nucleari, paradossalmente, erano più economiche se usate come artiglieria tattica. L'esercito americano, per dimostrare di essere ancora rilevante nell'era atomica, iniziò a riorganizzare le sue divisioni. Dovevano essere in grado di combattere su un campo di battaglia irradiato. E per farlo avevano bisogno di armi nucleari che non distruggessero intere nazioni, ma che potessero polverizzare un singolo battaglione nemico. Nasce così il concetto di arma nucleare tattica, un ossimoro terrificante. Un'apocalisse in miniatura, pensata per essere usata a pochi chilometri dalle proprie truppe. Nel gennaio del 1958, all'arsenale di Picatinny nel New Jersey, prende vita un progetto top secret. Il suo nome in codice era BJADS, acronimo di Sistema di Consegna Atomica per gruppi di battaglia. L'obiettivo era folle: creare una testata a fissione subchilotone, così leggera da poter essere trasportata dalla fanteria in prima linea. Nessun aereo, nessun missile balistico, solo soldati a piedi o su una jeep, con un tubo di metallo e un proiettile nucleare. Pochi mesi dopo, il sistema venne ufficialmente rinominato in onore di un eroe popolare americano morto nella battaglia di Alamo. Lo chiamarono Davy Crockett, un nome rassicurante e pionieristico per l'arma più letale mai messa nelle mani di un piccolo gruppo di fanteria. Nel maggio del 1961, dopo test segreti tra i ghiacci dell'Alaska e i deserti dell'Arizona, il Davy Crockett entrò ufficialmente in servizio. Improvvisamente, piccole squadre composte da soli 3 o 5 uomini si ritrovarono con il potere di scatenare l'inferno nucleare. Non c'erano codici di lancio complessi inviati dal presidente. Non c'erano chiavi doppie nei bunker sotterranei. C'era solo un sergente, una jeep e un proiettile che conteneva il potere della fissione nucleare. Ma come funzionava esattamente questo dispositivo?
Come si fa a infilare una reazione a catena nucleare in un oggetto così piccolo? La risposta tecnica è un capolavoro di ingegneria letale e nasconde un segreto che cambierà per sempre la tua percezione delle armi atomiche. Incontriamo il proiettile M388. I soldati lo soprannominarono subito l'anguria atomica e guardandolo capisci il perché. Era lungo appena 79 cm e aveva un diametro massimo di 28 cm. Il suo peso totale? Solo 34,5 kg. Potevi letteralmente sollevarlo con le mani. Aveva una forma oblunga, tozza, aerodinamicamente pessima. Sulla parte posteriore c'erano 4 alette stabilizzatrici che si aprivano solo dopo il lancio. Ma il vero miracolo, o incubo ingegneristico, si trovava al suo interno. Il nucleo centrale, la testata W-54, la più piccola arma nucleare mai schierata dagli Stati Uniti. Un capolavoro di miniaturizzazione estrema progettato nei laboratori di Los Alamos. La testata nuda pesava solo 23,1 kg. Al suo interno non c'era nessuna fusione termonucleare. Era un'arma a fissione pura. 12 kg di esplosivo convenzionale circondavano un minuscolo nucleo di materiale fissile. Quando l'esplosivo convenzionale detonava, creava un'onda d'urto implosiva perfetta. Questa pressione schiacciava il nucleo, aumentandone la densità fino a fargli raggiungere la massa critica. In una frazione di millisecondo, i neutroni iniziavano a spezzare gli atomi, liberando un'energia pari a 10 o 20 tonnellate di tritolo. Sembra poco rispetto a Hiroshima, che era 15.000 tonnellate. Ma stiamo parlando di un oggetto grande come un melone, in grado di radere al suolo un intero quartiere cittadino in un istante. Ma come si spara un'anguria atomica? Esistevano 2 versioni del lanciatore Davy Crockett. L'M28, la versione leggera da 120 mm, e l'M29, la versione pesante da 155 mm. Entrambi erano fucili senza rinculo a canna liscia. Questo significa che quando sparavano, espellevano una massiccia quantità di gas dalla culatta posteriore per annullare la forza del rinculo in avanti. Potevano essere montati su una semplice Jeep o su un veicolo corazzato, ma potevano anche essere smontati e posizionati a terra su un treppiede di alluminio. Un'arma nucleare sparata da un treppiede che pesava meno di un essere umano. Era la quintessenza dell'artiglieria portatile. Ma c'era un problema critico da risolvere. Il problema era l'accelerazione. Le armi nucleari sono oggetti delicati. I circuiti, i detonatori e il nucleo stesso non possono sopportare lo shock brutale di un lancio di artiglieria convenzionale. Se l'esplosivo interno si fosse deformato, l'implosione sarebbe fallita. La soluzione fu geniale e bizzarra. Il proiettile non veniva inserito dentro la canna, ma caricato dalla bocca, come in un antico moschetto. Un pistone metallico, chiamato pusher tube, veniva inserito nella canna e collegato al proiettile tramite una baionetta. Quando la carica propellente esplodeva, spingeva il pistone, che a sua volta spingeva dolcemente l'anguria atomica. Dopo pochi metri di volo, la pressione rompeva i perni di sicurezza e il pistone si staccava, lasciando il proiettile libero di volare verso il bersaglio. Una volta in volo, il Davy Crockett era incredibilmente lento. Viaggiava a velocità subsonica, ma molto superiore, circa 600-700 km all'ora, anche se la sua traiettoria alta e il volo lento rispetto ai proiettili di fucile lo rendevano visibile a occhio nudo. Aveva una gittata massima di 2 o 4 km, a seconda della versione del lanciatore. Ma la vera magia oscura avveniva durante quei pochi secondi di volo.
Un timer meccanico di sicurezza, impostato prima del lancio, iniziava a ticchettare. Poteva essere regolato da 1 a 50 secondi. Se il proiettile avesse toccato terra prima che il timer fosse scaduto, non sarebbe esploso. Era una misura di sicurezza fondamentale per evitare che un colpo corto vaporizzasse la stessa squadra che lo aveva lanciato. Ma cosa succedeva quando il timer arrivava a 0? Ecco il dettaglio che cambia tutto. Quando il Davy Crockett esplodeva, non creava un gigantesco cratere. La sua potenza esplosiva, la blast, era relativamente debole. Non era sufficiente a distruggere in modo affidabile i pesanti carri armati sovietici, a meno di non colpirli quasi direttamente. E considerando che la canna liscia rendeva l'arma notoriamente imprecisa, colpire un bersaglio in movimento a 3 chilometri di distanza era quasi impossibile. I test mostravano un margine di errore di 50 metri. Ma all'esercito americano non importava della precisione, perché il Davy Crockett non era progettato per distruggere i carri armati con l'onda d'urto. Era progettato per uccidere i loro equipaggi attraverso i blindaggi. La vera arma non era il fuoco, era la radiazione invisibile. Al momento della detonazione, solitamente a 12 metri di altezza per massimizzare gli effetti, il nucleo rilasciava un lampo massiccio di radiazione neutronica immediata. I neutroni sono particelle subdole. Non hanno carica elettrica, quindi attraversano l'acciaio e il piombo dei carri armati con estrema facilità. Chiunque si trovasse entro un raggio di 160 metri dal punto zero riceveva una dose di radiazioni così massiccia da morire all'istante. Ma la zona di letalità si estendeva molto oltre. Fino a 400 metri di distanza, l'esposizione garantiva una dose fatale. I soldati, colpiti in questa fascia esterna, non sarebbero morti subito. Avrebbero continuato a combattere per alcune ore, per poi soccombere a una morte atroce nei giorni o nelle settimane successive. Un singolo colpo impreciso creava una bolla di morte del diametro di quasi 1 chilometro. Questo raggio letale creava un problema enorme per chi premeva il grilletto. La gittata minima sicura era pericolosamente vicina al raggio di distruzione della bomba stessa. Se il vento fosse cambiato o se il proiettile fosse caduto corto, l'equipaggio americano sarebbe stato investito dalla propria radiazione. La dottrina ufficiale dell'esercito era letteralmente: spara, nasconditi dietro una copertura dura e scappa il più velocemente possibile. L'arma veniva azionata a distanza tramite un cavo detonante lungo 22 metri. I soldati non stavano dietro al lanciarazzi, ma rannicchiati in una trincea o dietro una collina, pregando che la geometria del paesaggio li proteggesse dal lampo gamma. Come ha detto un esperto militare, in modo strano e statistico, usare quest'arma era quasi pericoloso quanto esserne il bersaglio. Ma c'è qualcosa di ancora più incredibile. La testata W-54 era così piccola e affidabile che i militari decisero di toglierla dal razzo e metterla in uno zaino. Nacque così la SADM, la munizione speciale per demolizione atomica. Pesava 26,5 kg ed era grande come un piccolo barile. Era dotata di un involucro impermeabile e quadranti illuminati al trizio per le operazioni notturne. L'idea era di darla in dotazione ai berretti verdi, ai Navy SEALs e a unità speciali dei Marines. Il loro compito? Paracadutarsi o infiltrarsi dietro le linee nemiche sovietiche, trasportando a spalla una bomba atomica. Dovevano piazzarla su ponti strategici, dighe, tunnel o porti, attivare un timer meccanico e fuggire prima dell'esplosione. Queste squadre speciali erano chiamate Green Light Teams. L'addestramento
era brutale e la missione era, senza mezzi termini, un viaggio di sola andata. I soldati dovevano proteggere il dispositivo fino all'ultimo secondo per evitare che i sovietici lo disinnescassero. Questo significava rimanere nelle immediate vicinanze mentre il timer scorreva inesorabile. Molti veterani di queste unità, decenni dopo, hanno dichiarato apertamente: sapevamo tutti che era una missione suicida. Non c'era un vero piano di estrazione. Era il sacrificio supremo richiesto dalla logica spietata della guerra fredda. Uomini disposti a vaporizzarsi insieme al bersaglio per guadagnare qualche ora di tempo contro l'avanzata inarrestabile del nemico. Un livello di dedizione che sfida la comprensione moderna. Il 17 luglio 1962, nel deserto del Nevada, si tenne l'operazione Little Feller 1. Fu l'unico lancio reale di un Davy Crockett con una testata nucleare viva dal sistema M29. Il proiettile volò per 2,7 chilometri ed esplose a 6 metri dal suolo. A osservare c'erano VIP militari e il procuratore generale Robert Kennedy. Fu un successo tecnico totale, ma segnò anche la fine di un'era. Quello fu l'ultimo test nucleare atmosferico mai condotto dagli Stati Uniti al Nevada Test Site. Da quel momento in poi, i test sarebbero stati confinati nel sottosuolo. L'arma era pronta. Ne furono prodotte 2100 unità, schierate principalmente nel Fulda Gap in Germania, la rotta di invasione più probabile per i sovietici. Ma il regno del Davy Crockett fu breve. Rimase in servizio attivo solo per 10 anni, dal 1961 al 71. Perché ritirare un'arma così avanzata? I costi di mantenimento di equipaggi altamente specializzati erano alti e la precisione continuava a essere un problema critico. Ma la vera ragione era psicologica e strategica. Come ammise un generale anni dopo, c'era la grande, immensa paura che qualche sergente spaventato, isolato sul campo di battaglia sotto il fuoco nemico, potesse decidere di premere il grilletto e in quel momento avrebbe iniziato la Terza Guerra Mondiale. Dare il controllo di armi nucleari a comandanti di basso livello in prima linea era un rischio incalcolabile. Il primo colpo nucleare, non importa quanto piccolo, avrebbe innescato una rappresaglia totale. Nell'agosto del 1967 le testate iniziarono a essere ritirate dall'Europa. L'anguria atomica divenne un pezzo da museo, una reliquia di un'epoca in cui credevamo di poter addomesticare l'energia delle stelle per usarla come un normale proiettile di mortaio. Ma l'idea alla base del Davy Crockett non è mai morta. Il dibattito sulle armi nucleari tattiche, sulle testate a basso potenziale da usare sul campo di battaglia, è ancora vivo oggi nelle dottrine militari delle superpotenze. Il Davy Crockett ci ricorda che il pericolo maggiore non è sempre il missile intercontinentale che distrugge il mondo in 30 minuti. A volte, il pericolo maggiore è l'illusione che un'arma nucleare possa essere piccola, controllabile e limitata. La scienza è fatta di dati, non di opinioni. Per approfondire la fisica e la storia di questi sistemi, consulta le fonti nella descrizione. La maggior parte degli atomi del tuo corpo, quelli più pesanti dell'idrogeno, è stata forgiata in una stella, mentre l'idrogeno risale al Big Bang. L'universo non ha bisogno di te. Eppure eccoti qui. Io sono Renderium. E questa era la follia della guerra tattica.